Nuovamente insieme facciamo finta che questa puntata ce l'avete richiesta veramente in tanti e quindi io non voglio perdere troppo tempo, oltre a ringraziare i fedelissimi di questa trasmissione che è anche diventato un canale YouTube e anche su tutti i social, quindi ascoltiamo anche la vostra voce e anche grazie a voi che siamo riusciti a organizzare questa intervista. Subito con noi do il benvenuto a Pier Giorgio Carrier, intanto come stai? Ciao Gianluca, un saluto grande a te, grazie dell'invito. Bene, chiuso come tutti gli italiani, però facciamo il possibile almeno online per essere presenti. Quindi saluto anche gli amici che da casa ci stanno guardando. E ci fa un sacco piacere, fra l'altro io voglio anche ringraziare tutto il tuo staff, che sono tutti ragazzi splendidi con cui ci siamo trovati bene nell'organizzare questa puntata, perché partiamo proprio con la situazione attuale dal 2017 ad oggi di un'intensificazione dell'attività degli avvistamenti UFO e un po' arriviamo a quello che è anche il nostro presente. Quindi che periodo storico strano stiamo vivendo, cosa sta succedendo? Entriamo subito nel vivo. Guarda Gianluca, ovviamente ti do quello che è l'esito delle mie ricerche, che comunque come tu sai, come sanno molti dei miei amici che mi seguono, porto avanti ormai da quasi 33 anni a livello nazionale e internazionale e quindi diciamo sono un testimone diretto dell'evolversi della manifestazione extraterrestre in questi decenni. A parer mio è una fase importantissima diciamo, della logica che ci porterà comunque, volenti o nolenti, al contatto cosmico con queste civiltà, nonostante tutte le difficoltà che tu conosci bene, il cover-up, la ridicolizzazione, l'insabbiamento e così via. Ma è una fase importante che lo si evince dal panorama internazionale, dove comunque nel periodo del Covid, nel periodo delle quarantene e di questa grande crisi che il mondo sta vivendo a causa del virus, ma anche a causa di certe politiche che stanno sfruttando il virus per fini non proprio, diciamo così, a favore dell'umanità, c'è un intensificarsi della manifestazione extraterrestre. E in tutto questo, quindi tanti avvistamenti in più, anche atterraggi, ne parlavamo un attimo giusto ieri in un'altra diretta che ho fatto con Antonio Urzi, c'era l'amico ricercatore Massimo Frattini e altre persone, che c'è appunto un intensificarsi notevole di questa presenza di questi mezzi e della loro attività. C'è da dire che poi uno di quelli che io ritengo tra i più grandi, se non addirittura il più grande caso di persona che realizza avvistamenti, Antonio Urzi, ha inanellato a partire da Pasqua dell'anno scorso tutta una serie di filmati eccezionali di astronavi che indicano un aumento, diciamo, non solo un aumento dell'intensificarsi anche visivo di questa presenza, ma anche una fase di transito e di programmazione verso una manifestazione più palese, con addirittura un possibile atterraggio di un'astronave dalla quale poi una possibile delegazione extraterrestre parlerebbe all'umanità. Non è ancora certo, ma l'ipotesi c'è. Spero che si verifichi perché ne abbiamo tanto bisogno, che ci sia una voce potente esterna che parli a favore degli esseri umani. Ecco, la mia prima domanda è, c'è pericolo di quello che si chiamano le false flag, di qualcuno che poi in realtà potrebbe fingersi qualcun altro in questi fenomeni? Sì, il pericolo c'è Gianluca. Tra l'altro, qui nelle Marche, dove c'è la sede della mia associazione e delle altre associazioni con cui collaboro, venne negli anni 90, credo intorno alla metà degli anni 90, il dottor Steven Greer, che penso tu conoscerai, grande ricercatore e promotore di quella iniziativa chiamata Disclosure, che poi ha coinvolto importanti personaggi del mondo militare, che ha portato davanti al Congresso degli Stati Uniti, e lui venne qui a chiederci collaborazione all'epoca e ci disse, perché l'aveva appena ricevuto, di fatto aveva ricevuto un memo da un insider dei servizi segreti americani che diceva che c'era in programma, in progetto, un false flag chiamato Blue Beam, che era quello di attaccare con dei droni camuffati da dischi volanti delle città terrestri per simulare un attacco alieno. Quindi la possibilità c'è. A parer mio ci sono state importanti notifiche negli ultimi anni che sono seguite a quella disclosure che ha fatto il Pentagono a partire dal 2017.
Penso comunque, essendo passati ormai 3 anni, il tutto iniziò a dicembre del 2017, addirittura con il rilascio di 3 video di fonte militare registrati dai piloti dei caccia della Marina Militare Americana, però mi sembra che questo progetto che era partito sotto l'egida della minaccia extraterrestre non abbia sortito gli effetti desiderati. Infatti c'è un movimento, per me sospetto, soprattutto negli ultimi mesi, che ha coinciso con quello stranissimo programma sulla sete di Andrea Purgatori, che ha mischiato un po' la seta con la lana, mandando in onda il bellissimo documentario di Greer, Unacknowledged, assieme a un comitato di personaggi che, guarda, sembravano un gruppo di saltimbanchi e ballerine e giocolieri, quindi persone assolutamente disinformate, non coscienti della realtà, veridicità scientifica e storica della presenza extraterrestre. E inoltre ci sono state quelle assurde dichiarazioni di Ashid, l'ex capo della difesa spaziale israeliana, che addirittura parla di una base su Marte dove alieni e americani collaborerebbero insieme. Insomma, delle cose che mi sembra stiano cercando di ributtare in vacca tutto il discorso. Sì, Quindi infatti, questa grande conferma che il Pentagono ha dato, forse hanno capito che è stata più un danno che un vantaggio per loro. cioè, l'idea che sia che quando non si possa completamente censurare, ecco, in realtà poi si possa andare invece a mischiare le acque, andare a confondere, quindi cominciare con Sì, sì, qualcosa che certo, risuona. dare mezze verità assieme a polpette avvelenate per confondere le acque. Questa è la mia impressione. È una metodologia che hanno usato negli ultimi 70 anni della storia moderna dell'ufologia e cercavano, ma già ricordi, Reagan disse che l'umanità poteva unificarsi sotto l'egida di una minaccia aliena, quindi questo progetto e queste parole loro non le dicono a caso. Quindi nel momento in cui il Pentagono esce fuori attraverso i grandi media nazionali americani dicendo che è vero che c'è questa aviazione super avanzata che sorvola i nostri cieli e addirittura irrompe senza che loro possano farci nulla nel teatro delle operazioni militari, beh, sono affermazioni importantissime, ma poi ne parlano sotto appunto l'ottica della minaccia. Poi vediamo personaggi dell'establishment americano che quando vanno nei talk show e nei telegiornali lasciano dichiarazioni importantissime, come ad esempio Chris Mellon, che è un ex capo dei servizi di intelligence del Senato americano, che ha dichiarato in maniera tranquillissima: non è più un mistero per gli alti vertici della difesa la verità della presenza UFO, il problema che noi abbiamo è cosa vogliono? Sono una minaccia? Quindi la verità l'hanno detta, però forse oggi stanno valutando che potrebbe essere stato un passo falso. Stiamo a vedere. Comunque secondo me il rischio c'è ancora. Quello che potrebbe venire fuori da alcuni panorami che abbiamo scoperto, quindi cercando di unire un po' i puntini, sembra esserci un po' una sorta di partita a scacchi virtuale in cui gli scenari sono molteplici, ma tutto tende a un bel via vai oltre la nostra atmosfera, ma ad una situazione di apparente equilibrio delle forze. Quindi ci si sta un po' studiando. Potrebbe corrispondere a verità insieme anche a una figura un po' strana che ancora devo classificare e capire, che è quella di Elon Musk. Ci puoi raccontare qualcosa? Allora, Gianluca, l'impressione che tu hai è corretta perché questo è ciò che è trasparito attraverso la storia e anche un certo tipo di ricerca. La verità, se ci rifacciamo agli studi addirittura del grande pioniere, il console Alberto Perego, tra l'altro di cui opera, sto parlando molto in una serie di webinar che sto tenendo sul caso Amicizia, dove il Perego fu molto coinvolto, grande caso che avvenne in Italia. Se qualcuno volesse informazioni poi mi può scrivere. E praticamente partendo da Perego, ma arrivando allo stesso Steven Greer, arrivando a personaggi come addirittura Massimo Mazzucco qui in Italia, che fa controinformazione, o altri ricercatori esteri come il ricercatore Hastings americano, di fatto loro hanno
tirato fuori le informazioni e i documenti che in realtà questa aviazione è spesso intervenuta, soprattutto nell'ambito del nucleare militare internazionale, impedendo ai governi certe strategie. Quindi di fatto non solo gli extraterrestri si sono fatti vedere dai civili, ma sono intervenuti realmente, quindi facendo veramente geopolitica e quindi condizionando la storia moderna, ovviamente soprattutto nell'aspetto negativo di una possibile guerra nucleare. Quindi l'intervento c'è stato anche da ricerche che io ho potuto vedere in prima persona, anche nell'ambito dei grandi disastri nucleari, come Chernobyl e Fukushima, dove c'è stato un reale intervento di questa aviazione per aiutarci. Quindi il panorama è molto più complicato e molto più complesso. Sappiamo bene che ci furono incontri tra Eisenhower e gli extraterrestri. Io ebbi modo pochi anni fa di intervistare la pronipote dell'ex presidente americano, che mi confermò tutto. Sappiamo che ci fu un incontro tra Adamski e Papa Giovanni XXIII. Sappiamo che ci fu un messaggio importante da parte extraterrestre al presidente Kennedy. Quindi, insomma, c'è molta carne a fuoco anche sull'aspetto di quello che è il contatto e l'intervento diretto di questi esseri con i potenti del mondo. Sai, spesso Gianluca le persone dicono: ma perché questi esseri non parlano con i potenti? Ma l'hanno fatto per decenni, ma alla fine il risultato è sempre stato un buco nell'acqua, perché i potenti, quando si interfacciano con questi esseri, si rendono conto che se passasse la loro filosofia di eguaglianza, di giustizia, loro perderebbero la poltrona. E quindi non se ne è fatto nulla. Ecco, io quello che ti voglio chiedere è anche un po' l'importanza di quello che è il nostro paese in questo scenario, perché noi trasmettiamo da Torino, che è una città molto particolare. Io stesso ho parlato di qualche avvistamento strano sui cieli di Torino di qualche tempo fa, ma noi qua vicino abbiamo anche il Musinè, abbiamo la Val Malenco non lontano, Assolutamente. insomma, il nostro paese è un po' al centro di quello che accade. Assolutamente. Il nostro paese, Gianluca, è al centro sia da un punto di vista strategico, perché di fatto è la portaerei degli Stati Uniti nel Mediterraneo per controllare poi il Medio Oriente. Ad esempio, i droni che fanno le missioni in Medio Oriente partono dalla Sicilia. In Sicilia c'è il MUOS, che è l'apparato che serve per telecomandare questi droni, e quindi gli input arrivano dagli Stati Uniti o anche direttamente da qui, ma comunque il MUOS fa da ponte. E Torino, giustamente, dici tu Gianluca, è una zona, un centro importantissimo, perché sappiamo che il Musinè è un luogo particolare, anche molto misterioso, quasi esoterico. Quello che so io è che c'è una grande base extraterrestre sotto il monte e le attività ufologiche in quella zona sono assolutamente storicamente confermate, quindi Torino è un centro nevralgico importante dell'attività extraterrestre. Non è un caso, guarda, secondo me, che stiano cercando di sventrare con la TAV la Val di Susa, perché lì c'è tutto un discorso particolare legato a certi equilibri che il potere sta cercando di in qualche modo distruggere. Ecco, quindi l'altra domanda è un po' se questi scenari, come molti sostengono, vanno a influenzare quella che è la geopolitica a livello mondiale, quindi ci sono un po' delle interferenze. Gli scenari che stiamo vedendo un po' qua sotto corrispondono a quello che accade nelle alte vie. Sì, la mia idea, Gianluca, è che a un certo punto gli extraterrestri abbiano deciso di smetterla con il tentativo di coinvolgere il potere in una grande disclosure positiva e quindi un atterraggio pacifico dove gli esseri avrebbero spiegato al mondo chi sono, perché vengono e cosa vogliono. Tra l'altro io so che questa fu una delle richieste al presidente Eisenhower, cioè loro chiesero: Presidente, noi desideriamo contattare l'umanità, ma chiediamo a voi prima di avviare un grande programma di educazione del popolo per prepararlo alla nostra venuta, perché se noi atterriamo senza che la gente sia preparata sarebbe una catastrofe per la vostra civiltà, cosa che purtroppo fu negata. Ma credo che la stessa cosa fu offerta a Khrushchev, fu offerta a Kennedy e pare che Kennedy avesse intenzione di accettare, ma come sai è stato sparato in una pubblica piazza, in una pubblica via e non se n'è fatto nulla. Infatti lo stesso console Perego ebbe rapporti epistolari con la presidenza degli Stati Uniti dell'epoca Kennedy
e lui sperava di poter coinvolgere il presidente in questa grande disclosure perché, appunto, come dicevo prima, Perego frequentava gli ambienti di amicizia e poi comunque lo dirà senza dire in che condizione, ma lui testimoniò di aver incontrato gli extraterrestri. Quindi all'epoca c'era grande attesa, grande aspettativa che si potesse arrivare a un contatto pacifico e diciamo che poteva disincagliare certi progetti negativi che poi ci hanno portato alla situazione attuale. Oggi mi sembra che loro un po' abbiano abbandonato questo discorso e preferiscano rivolgersi direttamente alla massa, al popolo. Ecco quindi i cerchi nel grano, ecco quindi il blocco degli aeroporti. A partire dal 2000 ce ne sono stati tantissimi: Brema, Milano, Lima, Hangzhou in Cina, Chongqing in Cina, Barnaul in Siberia, cioè, Città del Messico. Ci sono stati tantissimi blocchi di aeroporti dove le navicelle arrivano, si stazionano sulle piste di atterraggio e ovviamente i controllori di volo bloccano tutto. Quindi presumo che questa attività col potere sia cessata, o quasi, ma è rimasta il grande tentativo di sensibilizzare la massa. Quindi il lavoro che fai tu, che faccio io e tanti altri amici e ricercatori come noi è importantissimo per informare le persone. Ecco, chissà che poi magari i tempi saranno buoni anche per un fenomeno che già da qualche tempo accade, ma dietro le quinte, nel senso che mi è capitato, essendo un giornalista, occupandomi anche, conosco diversi europarlamentari, e fuori dalle telecamere magari sanno che mi interesso di queste cose e mi chiedono un qualcosa. C'è stato anche un europarlamentare che mi ha detto: guarda, io questa cosa la porto a Bruxelles, l'Unione Europea, devo andare a fondo, ma non è mai riuscita. E quindi il ruolo dell'Unione Europea e poi anche un europarlamentare non riesce a portare un po' questo punto di vista, a ottenere informazioni in merito. Ma io presumo, Gianluca, che gli stessi politici non si rendano conto di dove sta il vero potere che domina il mondo. Quindi magari, anche perché oggi la politica giovane sono tuoi coetanei, cioè io già sono più adulto di loro, cioè ho quasi 62 anni, quindi vedi bene che... E quindi il giovane politico magari si entusiasma, culturalmente è più preparato a questi discorsi, poi si rende conto che arriva lì e c'è un muro di gomma assolutamente refrattario a qualsiasi tentativo, ma questa è una cosa vecchia. Addirittura mi ricordo che a fine anni 70 l'isoletta di Grenada, piccolo staterello, portò all'ONU la richiesta della creazione di una commissione d'indagine sugli UFO civile sotto l'egida delle Nazioni Unite. Ebbene, pochi mesi dopo la CIA organizza un colpo di Stato a Grenada e la cosa è rimasta lì e nessuno l'ha più presa in mano. Quindi all'epoca nella commissione che chiedeva questo c'era l'astronauta Gordon Cooper, c'era il grande ricercatore Jacques Vallée, c'era l'astronomo, l'astrofisico famosissimo Joseph Allen Hynek, che poi conierà i 4 livelli di contatto, primo, secondo, terzo, quarto tipo, che si fece poi il grande film di Steven Spielberg, dove Hynek girò anche un cameo, era uno tra quelli che assistevano all'atterraggio dell'astronave. Quindi in realtà il sistema non vuole il contatto extraterrestre, non lo vuole assolutamente perché cadrebbe il potere così come noi lo conosciamo. Vorrei anche ricordare che nel 2013 a Davos il World Economic Forum ha fissato 5 punti che potrebbero portare in crisi il sistema e uno dei 5 punti era proprio la scoperta di vita extraterrestre. Ovviamente non stiamo parlando di batteri o funghi extraterrestri, stiamo parlando di esseri umani intelligenti che, se l'umanità lo sapesse, cambierebbe tutto. Quindi l'unica cosa, guarda, su cui tutti i governi del mondo, tutti i poteri del mondo sono d'accordo è tacere, mistificare, occultare, insabbiare la verità su questo tema. Sono tutti d'accordo. E infatti anche a livello di magistratura ho scoperto che sono conosciuti gli stessi livelli di segretezza dove sono racchiusi i segreti sulla visita extraterrestre. Ad esempio, a livello NATO abbiamo il Cosmic Top Secret, a livello Vaticano abbiamo il Secretum Omega. Quindi tutti gli stati del mondo, tutti i poteri del mondo che magari si fanno la guerra, litigano su qualsiasi cosa, ma sulla verità extraterrestre sono tutti d'accordo nel tacere, religioni comprese. Quindi Elon Musk chi è? È un altro che fa parte del giochino.
Tra l'altro vorrei dire una cosa, Gianluca, i ricchi, i super ricchi, quindi Elon Musk, l'ex patron della Apple Steve Jobs, o come si chiama il patron di Amazon, adesso Bezos, eccetera, cioè tutta sta gente in realtà non sono i veri potenti. Sì, hanno accumulato un sacco di soldi, quindi ci fanno vedere le classifiche che posseggono immensi patrimoni, ma il vero potere ce l'ha in mano quelli che stampano il denaro, quelli che creano il denaro dal nulla. Lì sta il vero potere, non chi ha in mano le fiche del domino, ma chi possiede il gioco del domino. Quindi il vero potere è occulto perché il nemico invisibile non lo puoi combattere. Quindi questi sono solo pupazzi, burattini, sì, ricchissimi, ma non contano nulla. Hai visto quello che è successo da poco? Il presidente degli Stati Uniti d'America bannato da un social, da Twitter. Quindi il potere non sta lì, sta da un'altra parte. E a testimonianza un po' di questo sta anche il fatto che si possono toccare molti argomenti, ma io ho visto anche trasmissioni di rilievo a livello nazionale chiudere ed essere boicottate di colpo e quasi andare dalla parte opposta di quello che hanno sempre detto dopo aver toccato proprio il sistema economico. Quindi ci si dovrebbe Sì, poi sì. chiedere quello che accade realmente. A un certo punto poi si viene anche Ma contattata. guarda, qui in Italia abbiamo un autorevole personaggio che cambiò la storia della magistratura italiana, Giovanni Falcone. La sua grande genialità fu quella di seguire il denaro. Da lì poi arrivò a capire come funzionavano le cose, infatti gli è costata la vita. Quindi segui il denaro e arrivi al maggiordomo, che è sempre il colpevole nel film. E allora cambiamo un po' argomento perché ci tengo anche a continuare con questa trasmissione e quindi cambiamo perché in effetti molti quando sanno un po' che ci occupiamo di determinate cose mi dicono ma sai che io questa cosa non l'ho mai raccontata ma mi è accaduto questo e raccontano delle esperienze anche molto molto forti che li riguardano da vicino che in realtà potrebbe essere anche positivo ma per chi non era preparato ad arrivare a quel momento sono esperienze forti di cui poi hanno bisogno anche di un aiuto ad essere guidati a nel capire che cosa hanno visto, a nel capire un po' una nuova realtà che può essere anche un po' un trauma per qualcuno e magari potrebbe essere una delle occasioni in cui guardando il bicchiere mezzo pieno fa sì che molti vogliano nascondere alcune informazioni. Che consiglio possiamo dare a chi, visto che si sono intensificati, si intensificheranno sempre di più, vede qualcosa, si sente perso, ha bisogno di una guida? I primi passi da effettuare, quali possono essere? Guarda, i primi passi, Gianluca, come qualsiasi cosa nella vita dell'essere umano, sono quello di informarsi, cioè di cercare delle fonti affidabili che possano spiegargli e dargli una contestualizzazione di quello che gli è accaduto. Infatti, nelle mie conferenze e anche servizi che faccio sul web online, io dico sempre che rendo disponibili circa 20 libri in formato elettronico che sono tutte, diciamo, testi di origine non umana, cioè sono stati scritti da esseri umani ma dettati da intelligenze addirittura del piano divino. Quindi questi testi sono stati una base importantissima nella mia formazione culturale che poi mi ha portato a inserirmi nel modo in cui l'ho vissuto, nel mondo della ricerca e della divulgazione, perché è inutile che noi ci occupiamo di un fenomeno e non ne comprendiamo la natura e siccome ci stiamo interfacciando con entità che hanno un abisso di tempo di evoluzione più di noi non possiamo usare il nostro parametro per comprendere loro, necessariamente dobbiamo comprendere da parte loro, e ce l'hanno spiegato attraverso il fenomeno del contattismo, quello vero e non quello così, il contattista dei noantri che parla di canalizzazioni e cose ma poi non riesce a dimostrare nulla, ma il vero contatto, quindi ti sto parlando di Adamski, ti sto parlando di Menger, ti sto parlando di George Van Tassel, ti sto parlando di Eugenio Siragusa e tanti altri, se incrociamo i dati diffusi da questi contattisti collimano perfettamente. Ad esempio, un dato che collima perfettamente è il fatto che tutti questi contattisti riconoscono la natura extraterrestre presente nelle sacre scritture, quindi quelle entità tanto partecipi di certi eventi che noi abbiamo chiamato angeli, in realtà c'è molto di più. Poi da un certo punto di vista, per quanto io non sono d'accordo su molte cose, però di fatto Mauro Biglino,
che comunque è un bravissimo relatore, ha spiegato tante cose. Lo stesso Sitchin, che incontrai negli anni 90 a Zurigo e cenammo insieme. Quindi approcciarsi a questa realtà, Gianluca, nell'intima natura della portata dell'informazione che ci porta, è un salto culturale enorme per l'essere umano, quindi dobbiamo, se vogliamo capire quello che ci accade, dobbiamo capire chi sono questi esseri, perché vengono, cosa vogliono, non tanto che tecnologie usano o se vengono delle Pleiadi piuttosto che da Marte, dobbiamo capire la loro mentalità, la loro avanzatissima scienza. E una scienza da loro proposta importantissima è la cosiddetta scienza dello spirito, cioè queste entità non hanno religioni, sono presenti nell'ambito nostro religioso a livello storico, ma la nostra religione non è la loro. Cioè per loro l'essere umano non è il corpo, l'essere umano è lo spirito e intelligenza che temporaneamente vive in un corpo. Quindi c'è molto da comprendere, molto da fare nostro, laddove un settore delle scienze che per noi ancora è allo stato zero. Cioè noi ancora stiamo ballando un ballo insulso nell'ambito dei credo religiosi. Ma io dico sempre negli incontri, sia diretti che online, ma scusate, se tutti noi umani, prescindendo dalla nostra religione, anche l'ateismo, tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo, quindi c'è un'unica legge naturale che governa la nostra vita, questo significa che c'è un solo creatore e comunque una sola intelligenza e una sola legge che ci governa tutti, quindi dovremmo uscire da certe visioni medievali arretrate religiose ed entrare finalmente nel mondo della scienza, dove tra l'altro in certi settori in realtà io sono stato in laboratori dove ho visto cose assurde, ho visto macchine che già sondano il campo eterico dell'essere umano, il suo campo energetico, quindi siamo molto avanti, ma l'ortodossia scientifica e soprattutto il grande business dell'industria chimica farmaceutica impedisce che queste verità scientifiche emergano al grande pubblico. Ad esempio c'è uno scienziato importantissimo, il dottor Albert Fritz Popp, che addirittura negli anni 70 scoprì che il corpo umano emette luce e addirittura scoprì che la cellula sana emette luce nella frequenza dei 380 nanometri. E lui fece un esperimento irraggiando una cellula tumorale con la stessa frequenza e la cellula guariva. Quindi figurati se possiamo guarire con la luce, dove finisce il business farmaceutico. Quindi ci sono enormi poteri e grandissime resistenze all'avanzamento dell'umanità in questo settore, perché creerebbe un danno enorme da un punto di vista economico a queste gigantesche strutture che hanno grande potere sulla politica e sull'economia e anche sui media, ovviamente. Basta vedere lo scenario che stiamo vivendo adesso con la storia del Covid. Ecco, qui la cosa che mi colpisce è che si possono prendere tante strade, ma poi ci si ritrova sempre tutti in un punto comune. Io arrivo molto dalla scuola orientale indiana, la nostra grafica ce lo suggerisce, e quindi gli esseri di luce, i Deva, i racconti dei Veda, le 400.000 specie umanoidi, i Vimana, però ecco, è una strada, alla fine si converge e poi la lingua che si parla è sempre la stessa, i messaggi sono sempre quelli. Gianluca. Anzi, se avessi saputo che tu c'hai quel logo, mi sarei messo una cravatta perché c'ho una cravatta con stampata quel simbolo importantissimo, quindi comprendo bene ciò che dici. Sì, è così. Tutte le strade portano a Roma perché comunque la natura dell'uomo è olistica, non è settoriale come la scienza ufficiale ce la vorrebbe trasmettere, quindi noi siamo un insieme di ingranaggi, ma in realtà il corpo umano è un insieme olistico dove ogni parte del corpo funziona ed è interconnessa con tutto il resto, ma questo ce lo dice oggi anche la fisica quantistica, che ha ben accettato e compreso il principio della non località. Quindi voglio dire, il problema alla fine è solo un problema di informazione che non arriva alla massa, tutto lì, perché i media sono servi e maggiordomi di un certo tipo di sistema e di potere. A me ha affascinato, seguendo anche le tue conferenze, e tanto complimenti perché vengo spesso a prendere informazioni, a cercare, mi piace proprio l'energia che Grazie. traspare nel poter parlare di questi argomenti. Una figura è quella che abbiamo citato anche prima, di Eugenio Siragusa, e quindi vorrei che tu portassi anche ai nostri amici, a chi ci sta seguendo, questa testimonianza, perché poi è attraverso le persone che arrivano i messaggi più forti. Sì, Eugenio Gianluca è stato assolutamente fondamentale nella mia vita, cioè
quel fulcro che mi ha permesso un cambio inimmaginabile e di arrivare a vivere esperienze che all'epoca io, comunque sardo che viveva in Sardegna e che guidava i treni delle ferrovie dello Stato, non avrei mai immaginato. Quindi, siccome avevo avuto esperienze di avvistamento fin da bambino, un giorno un collega di lavoro mi parla di questo signore, cosa che mi lasciò abbastanza scettico perché dissi, ma se esiste uno che parla con gli alieni, quindi non sapevo nulla di Adamski, niente, zero assoluto, cioè era uno qualsiasi, e io gli dissi appunto, gli risposi, se ci fosse uno che parla con gli alieni, sarebbe la notizia del secolo, ne avrebbero parlato tutti i giornali, tutte le TV. E questo collega mi disse, ma c'è qualcosa che non capisci. Frase che mi irritò ancora di più perché disse, ma io ascolto i TG, leggo i giornali, quindi so tutto. Sì, lui mi disse, sei tutto ma è sbagliato. Ma come? E quindi, spinto dalla curiosità, perché appunto avevo già avuto in Sardegna varie esperienze di avvistamento, anche abbastanza eclatanti, decisi di andare a incontrare il matto. Ho detto, beh, ci vado a incontrarlo, lo guardo negli occhi così capisco se è un pazzo scatenato o se magari sta dicendo una qualche verità e se davvero c'è un qualche cosa che io non capisco e non so. E quindi andai in Sicilia, lui accettò di incontrarmi e per me fu un incontro inaspettatamente, dal punto di vista emotivo, scioccante. Quando mi trovo davanti a Eugenio, che già comunque avevo visto in vari filmati, in fotografia, eccetera, e ci avevo anche parlato al telefono, ma quando me lo trovo davanti fisicamente è come se di colpo mi trovasse di fronte a mio padre dato per morto in guerra. C'è uno shock assurdo. E quindi lui mi riceve privatamente a casa sua perché l'incontro, il primo, questo che ti ho detto, avvenne in un hotel, in una grande sala dove c'era tanta gente. E quindi lui incominciò a spiegarmi le cose, a parlarmi, e io mi trovai davanti non un matto, ma un grande saggio, una persona che aveva le risposte per i più grandi quesiti della vita. Quindi si scatena in me quasi un innamoramento verso questo signore anziano con un'esperienza così grandiosa. E praticamente alla fine ci sentivamo tutti i santi giorni, io periodicamente andavo in Sicilia, quindi Eugenio è stato veramente il mio mentore o padre spirituale, se vogliamo usare un termine un po' logoro, cioè è stato il personaggio che mi ha introdotto nei misteri di questa favolosa realtà che comunque oggi come oggi rappresenta forse l'unica salvezza rispetto al vicolo cieco in cui ci siamo cacciati. Quindi invito chi ascolta questo programma a informarsi su Eugenio, a leggere i messaggi che lui ha scritto, sono migliaia, bellissimi, dove si parla veramente di tutto lo scibile conosciuto e anche di quello sconosciuto, si parla tantissimo di scienza dello spirito, viene spiegata la natura della morte e la natura della vita, insomma un compendio di conoscenze che se poi messo in pratica nelle scelte quotidiane ci porta realmente a essere quell'uomo nuovo che potrebbe creare la nuova era. Direi di sì, e quindi proprio quello che dicevamo prima, alle volte qualcosa risuona da subito e con i mezzi che abbiamo ancora di più oggi, spesso la cinematografia, gli anime, i fumetti possono essere un po' dei messaggi, mettere un seme che poi qualcuno riscopre poi più avanti, anche perché la frase guardi troppi film in realtà è stata un po' travisata, perché in realtà chi programma alcuni film sa molto di più di quello che sembra, non è solo frutto della sua fantasia. E quindi, toccando un po' questo tasto, c'è qualche film che tu ti consigli e ci consigli di guardare per rivederlo sotto una chiave di lettura diversa, qualcosa che ti ha affascinato? Sì, ci sono alcuni film che per me sono dei cardini nella storia della cinematografia positiva. Tutti sappiamo, Gianluca, che Hollywood è il grande teatrino della propaganda americana e del Pentagono, quindi l'esaltazione del mito di Rambo, tutte ste menate qui. Il complotto non è mai pervasivo, ma è solo uno o pochi scemi, quindi è tutta una manipolazione della mente delle persone. Però ci sono dei film straordinari che hanno fatto epoca e che ci dicono certe verità. Matrix, per citarne uno, in relazione al complotto del sistema, al grande inganno. Ma se vogliamo parlare di extraterrestri, partirei
dal meraviglioso film di Robert Wise del 1951, Ultimatum alla Terra, che poi è stato rifatto pochi anni fa con Keanu Reeves, ma non ha quel contenuto di verità che aveva il primo film del 1951, girato in bianco e nero. Poi abbiamo altri film bellissimi, Incontri ravvicinati del terzo tipo, poi l'altro film di Spielberg, E.T., seppure un po' a favoletta, ma certe cose le dice. O possiamo citare un film di Nicolas Cage che è Segnali dal futuro, dove seppure in una forma un po' drammatica, un po' thriller, però ci presenta anche lì la verità del contatto e della scelta. Quindi questi film sono assolutamente film fondamentali. Ho già citato Matrix, vorrei citare un film, il primo, perché il sequel fa letteralmente schifo, dove hanno fatto marcia indietro, che è Cocoon, molto bello. Oppure Navigator, in una certa forma, anche un altro film per ragazzini, però certe cose ce le dicono. Paul, che mi ha fatto ridere un sacco, ma anche lì c'è molta verità. Oppure Sono il numero 4. Insomma, a voler scegliere ci sono bei film che ci insegnano. Ecco, solo il numero 4 meriterebbe una puntata a parte, secondo me, perché mi ha affascinato tantissimo e secondo me in pochi lo conoscono. Ma io invece ho una domanda molto particolare, visto che siamo quasi in chiusura, mi permetto di fartela, perché riguarda anche un Prego. po' il discorso di Avatar. E quindi io, seguendo un po' alcune tue conferenze, Scusa, Avatar, tu è rimasto. È l'unico film, Gianluca, che ho visto, credo, 12 volte. perché mi ha affascinato un sacco e ho trovato riscontro in alcune tue conferenze di questa teoria in cui esseri di altri mondi per venire su questo pianeta prendono momentaneamente un corpo terrestre senza lasciare il proprio originario, quindi proprio Avatar. E quindi questa cosa mi ha affascinato tantissimo e vorrei che se ti va accennare anche a questa curiosità. Sì, è una... Allora, 2000 anni fa un signore chiamato Giovanni l'Evangelista scrive un libro stranissimo, quasi incomprensibile, che si chiama Apocalisse di Giovanni. Ora, Apocalisse viene dal greco e vuol dire rivelazione. Quindi c'è un tempo dove all'umanità sarebbe stata fatta una rivelazione. E questo si collega con un passo del Vangelo di Giovanni dove Cristo dice: non vi posso dire tutte le cose perché non ne portereste il peso, cioè non le capireste, ma verrà lo Spirito di verità, il Paraclito, che vi rivelerà tutte le cose. Allora, Paraclito nella lingua greca significa consolatore, quindi verrà un consolatore che ci dirà la verità. E questo per compiere una profezia sempre del Cristo che dice che tutta la verità da sotto il moggio verrà alla luce. E poi dice una cosa particolare Gianluca: il consolatore non è uno che dice le cose che sa lui, dice ma ripeterà al mondo le cose che gli sono state dette, quindi un contattista a tutti gli effetti. Quindi in questo momento stiamo vivendo l'epoca della rivelazione. Quindi c'è una rivelazione che parte dal mondo cosmico, quindi attraverso queste meravigliose civiltà che ci stanno visitando, e anche dal mondo divino. Ma per rimanere nell'aspetto cosmico, una delle rivelazioni è proprio questa che hai detto tu, cioè che siccome l'umanità si è ribellata alle leggi universali, di fatto è in isolamento perché è ribelle. E quindi è necessaria una ricostruzione della linea gerarchica che connette l'essere umano alla divinità. Possiamo ricordarci che viene detto che Adamo ed Eva furono cacciati dal paradiso terrestre, ma è una figura allegorica, cioè il senso profondo è che l'uomo che rispetta la legge universale è in connessione con Dio e quindi in un samadhi perpetuo, possiamo dire, per parlare la lingua degli antichi indù. Ecco, quindi gli esseri divini hanno necessità, per riconnettere questa linea, di venire nella dimensione inferiore, perché la dimensione inferiore non può arrivare alla dimensione superiore in quanto non la capisce, e quindi cercano persone adatte che poi personificano. Cioè, di fatto accade una cosa come quella che vediamo in Avatar, dove comunque l'avatar è solamente un corpo che viene riempito della coscienza di Jake Sully o della dottoressa, eccetera, eccetera.
Però di fatto, nella realtà, questi esseri spiegano che l'extraterrestre sceglie un avatar umano, quindi uno spirito umano che rimane cosciente, quindi c'è la coabitazione dell'entità superiore che viene dalle dimensioni superiori, quindi da altri mondi e dimensioni, con l'essere umano che è cosciente e consenziente a questa collaborazione. Si chiama personificazione. C'è poi anche diciamo, la condizione di avatar vero e proprio, e questa ti racconto una storia che ci raccontò Eugenio, poi anche pubblica. Praticamente lui un giorno viene chiamato a un contatto, quindi si reca sull'Etna e trova ad aspettarlo un'astronave più grande del solito. Dice Eugenio che era circa 500 metri questa astronave, quindi bella grossa. E lo portano su una base spaziale che orbita tra la Luna e Venere. Fa una orbita a 8 o a infinito, volendo. Quindi gira intorno alla Luna, poi va verso Venere, gira intorno a Venere, torna verso la Luna, ed è stata programmata in modo che non sia mai investita dalla luce solare, quindi noi non la vediamo mai. Per questo viene chiamata la Luna nera. Quindi mentre Eugenio viene guidato in visita in questa gigantesca stazione spaziale, un po' la luna nera di Guerre Stellari, va, qualcosa del genere, cioè un mondo artificiale. E entrano in una grande sala, dico entrano perché Eugenio a bordo di questa stazione incontra un meccanico di Bologna, anch'esso prelevato per visitare questa stazione spaziale, un certo signor Galli, che poi fu raggiunto dai giornalisti quando Eugenio rivelò questa fantastica storia e lui confermò tutto, cioè di aver incontrato il catanese Siragusa in una base spaziale extraterrestre. E a un certo punto, racconta Eugenio, entrarono in questa grande sala a forma di ferro di cavallo e alle pareti c'erano queste specie di teche ricoperte da un cristallo o da qualcosa di simile, dove c'erano degli esseri che non si capiva se dormivano o se fossero morti. Al che Eugenio si rivolge alla guida extraterrestre e gli dice: ma a questi qui chi sono? Che gli è successo? E Eugenio dice, scusa, e la guida gli dice: no, sono dei nostri fratelli, quindi fanno parte dell'equipaggio della nave, ma in questo momento li abbiamo incarnati sulla Terra. Al che Eugenio fa un salto e dice: in che senso, scusa? Come li avete incarnati? Dice: sì, noi abbiamo strumentazioni tecnologiche, possiamo prelevare l'entità spirituale con la sua anima da un corpo, il corpo lo mettiamo in animazione sospesa, quindi lo conserviamo, e l'entità extraterrestre la incarniamo nel corpo di un bimbo terrestre che sta per nascere. E quindi ci sono umani, ma che in realtà sono extraterrestri. Ora, non è, diciamo, tanto anomalo che sentiamo parlare di bambini cristallo, bambini indaco e così via. Dovrebbero essere questo tipo di entità che vengono a darci manforte nel momento della grande crisi del pianeta. Quindi quello che viene descritto in Avatar è assolutamente reale e gli extraterrestri lo fanno. Bene, adesso faccio una roba che di solito se la vedo fare io in qualche trasmissione mi arrabbio tantissimo. Dopo la sigla rimani con noi che ti devo presentare una persona a questo proposito. Va Scherzo bene. perché è uno dei nostri collaboratori. Detto questo però, visto che il caso non esiste, noi ci avevano dato un tempo e tu hai finito di parlare esattamente nel tempo in cui deve finire questa trasmissione, quindi tutto torna, è tutto sincronico. Non mi rimane che ringraziare tantissimo il tuo staff, Thomas, Susi, tutti i ragazzi fantastici, quindi devo dire che non sarà un caso anche quello che sei circondato da persone fantastiche. Grazie Gianluca. Sì, i miei ragazzi sono davvero splendidi, stupendi, appassionati, amano tantissimo questa verità, questa conoscenza e anche la nostra vita avventurosa che ci porta poi a contatto con tante realtà che sono veramente belle. E poi io spero ovviamente di ospitarti nuovamente magari in futuro. Grazie di cuore per essere stato insieme a noi. Grazie a te Gianluca e grazie a tutti gli amici che hanno collaborato e ci hanno ascoltato da casa. Fantastico, e ovviamente grazie a chi ci cerca su tutti i social, YouTube, Spotify, Instagram, il nuovo canale Telegram, Facebook, insomma siamo un po' ovunque per raggiungervi ovunque voi siate, ovviamente anche tutte le nostre prime serate del venerdì e io direi che ringrazio quindi tutti i miei collaboratori, Manuel Cerisoli in regia e ovviamente grazie a voi che siete un po' i nostri piccoli PR, fate sapere un po' a tutti quanti che è nato questa nuova trasmissione che ha anche un canale YouTube. Grazie a tutti quanti, andiamo in sigla, appuntamento alla prossima.